Here we go for our video thoughts of the day. Yes, certo sto pensando sempre ai miei pezzi nuovi tastiera da caricare, ma sempre di back, ma poi ne parlo meglio domani quando spero avrò caricato il successivo, non lo so, ma credo di sì. Per cui ci ritorno domani, inutile parlarne adesso. Ricordo solo brevemente che si tratta del mio tributo appunto a Bach per i suoi 337 anni che li avrebbe compiuti lo scorso 31 marzo se fosse ancora stato vivente, ma fate un giro sul canale tastiera appunto per vedere un po' perché appunto sono pezzi comunque caricati in questi giorni, insomma, nei giorni scorsi trovate tutta una descrizione, informazioni e descrizioni di questi video. Ad ogni modo, oggi praticamente è qui in Italia l'anniversario di una immane tragedia, la tragedia diciamo di Superga, nota anche come la strage di Superga e che vide coinvolta questa strage praticamente tutta la squadra del Torino, quindi parliamo di diciamo, un omicidio in qualche modo appunto di numerose persone di calcio e quindi persero la vita in questo incidente aereo. Erano andati a fare un amichevole contro la squadra portoghese in Lisbona per, diciamo, in beneficenza per, se non erro, sì, uno dei giocatori comunque il capitano, se non erro, del Lisbona per aiutarlo alla sua situazione economica difficile. Quindi una partita di beneficenza per questo giocatore del Lisbona, ma al ritorno poi, diciamo, la squadra e non solo, pure i giornalisti, insomma tutta la troupe dell'aereo morì, quindi anche l'allenatore, addetti, appunto qualche giornalista, qualche inviato, insomma è veramente una grandissima tragedia, anche perché poi stiamo parlando di tutti i ragazzi che a quell'epoca avevano l'età mia, o qualche anno in più, quindi 30, 29 anni, 27 anni, insomma più o meno ci troviamo. E quindi sì, diciamo veramente un'immane tragedia, solo qualche giocatore non partecipò per un po' per l'influenza, un po' per altri motivi, ma parliamo proprio di 4-5 elementi. E poi diciamo praticamente l'ispezione per il riconoscimento dei cadaveri, insomma, venne fatta fare cioè fu inviato a farla, diciamo, l'allenatore anche la nazionale Vittorio Pozzo, diciamo che è anche giornalista tra l'altro, perché praticamente a quell'epoca il Torino, quasi tutta la nazionale italiana, era formata da giocatori del Torino. Questo perché quel Torino era veramente un grande Torino, perché era il Torino che vinse 5 scudetti consecutivi dal 45 appunto al 49, proprio con l'ultimo anno, il 49 fu successa questa strage, appunto 63 anni fa, fino al 49 con appunto l'ultimo allenatore, un allenatore inglese, di cui al momento mi sfugge il cognome, e quindi combinata quel quinquennio con, in realtà non mi ricordo se anche fu un sesto anno di vittoria col 49, ma non mi pare 45-49, 5 anni totali di vittoria del campionato, pensate, anche più del Napoli. Il Torino ha vinto anche più campionati del Napoli, che ne ha vinti solo due, con gli anni di Maradona e basta. E comunque sì, diciamo questo è, per esempio, sono grandissimi giocatori che persero la vita qui, come il padre di Sandro Mazzola, Valentino Mazzola, uno dei più grandi giocatori italiani, ma in fondo anche proprio dell'Europa, come è stato detto, con lo stesso figlio Valentino Mazzola, ma anche tanti altri giocatori molto importanti, però insomma purtroppo non ci si può fare nulla, questi incidenti capitano, però pensate che addirittura per il mondiale dell'anno dopo, del 50 se non erro, la nazionale italiana poi, per paura che succedesse la stessa cosa con il loro aereo, diciamo, decisero di fare il viaggio via mare. Dovevano fare il mondiale in Brasile e fecero il viaggio via mare, proprio a testimonianza del pericolo che avevano, cioè la paura che avevano che potesse ripetersi una cosa simile. Comunque io vorrei ricordare in generale appunto questo giorno per tutte quelle vittime di quella immane tragedia. Forse il pezzo domani che caricherò di Bach lo dedicherò anche a tutte queste vittime. Tutte queste vittime, sì, vedremo un po'. Comunque, veramente è un giorno molto tragico per l'Italia, per la città di Torino, per tutti i tifosi del Torino, ma anche quelli della Juventus che comunque vivono, sono sempre di Torino. E quindi sì, questo. Penso di aver pensato tutto. Se dovessi venire qualche altra cosa in mente, ma al solito aggiungo in descrizione. Have a great day again, a domani.